Ok raghi, intro molto breve perché fa un freddo. Dai, uscitina invernale, non ce la facevamo più stare a casa. Andiamo a vedere la Rocca di Vignola, un castello bellissimo. Me la sono tenuta proprio apposta per questi mesi invernali, così non dobbiamo fare tanta strada. Abbiamo anche una visita guidata, per cui riusciremo a vedere anche gli interni. Dai, speriamo di non congelarci. Io, ciao, a dopo. Ok, bella gente, eccoci appena partiti da casa. Temperature, dai, abbastanza importanti, insomma saremo a 6-7 gradi. Sono nella mia massima stratificazione a cipolla. Potrei forse aggiungere qualche layer, ma poi non mi riesco più a muovere. Stiamo andando comunque qua vicino, per cui spero di non arrivare semi-assiderato. Il giro è piccolino, me lo sono lasciato proprio per queste occasioni invernali. Stiamo andando a Vignola a visitare, se riusciamo, la Rocca di Vignola, o detta dei contrari, Vignola, posto molto famoso per le ciliegie, è anche famoso per il prosciutto, forse un po' meno, però so che ha un DCGPP, una di quelle cose abbastanza territoriali, e per questa sua bellissima rocca che si affaccia sul fiume del Panaro, una valle, quella del Panaro, che noi abbiamo fatto tantissime volte, continueremo a fare tantissime volte, una veramente delle mie strade preferite, super relax quando c'è bisogno proprio di scaricare senza dover stare troppo a smanettare, a impegnarmi. Prendo quella strada lì, mi piace veramente tanto. Bisogna stare un po' attenti perché, come vedete, il fondo stradale è ancora umidiccio e magari in qualche zona dove non c'è ancora battuto il sole potrebbe, forse addirittura, speriamo di no, essere ghiacciatello. Però dai, per i contenuti di On The Run anche questo. Allora, contenuti di On The Run, facciamo un piccolo punto della situazione. C'è stato uno scatto temporale abbastanza voluto. Ho lasciato passare più di un mese e mezzo dall'ultimo giro, un po' perché volevo ridurre un poco questo gap tra il periodo in cui viene fatto il video e quello in cui viene pubblicato, che insomma io, per lasciarmi un po' di margine di tolleranza, dovuto al fatto che insomma io sono piuttosto ancora lento nell'editare, per cui mi sono lasciato questo margine per avere insomma un po' di tempo per poter editare, per poter portare avanti con le puntate e non dover essere stressato dal fatto di dover procedere molto velocemente, cosa che io appunto ancora non sono in grado di fare, per cui avevo lasciato questo lungo spazio tra il girato e il pubblicato, per cui volevo un po' ridurre questo gap. E più l'ultimo giro che avevo fatto verso fine novembre, ecco, come mi aspettavo, perché sono cagionevole, mi sono ammalatissimo, per cui ho deciso insomma di restare a casa. Al momento sono uscite una decina di puntate, possiamo fare un punto della situazione. L'ultimo giro che avevo fatto, quello di cui vi dicevo, che sono salito verso il lago della Ninfa, erano già uscite insomma le prime due, ma non avevo ancora commentato un po' l'outcoming di questa nuova avventura, che mi pare molto positiva. Devo dire che non mi aspettavo questo feedback, che è stato molto piacevole, molto caloroso, tant'è che ho fatto un video su Instagram di ringraziamenti, cosa che non è che faccio tanto spesso, ma ultimamente mi sto, come avevo promesso, cercando di impegnare un po' di più su questa cosa dei social, anche grazie al mio nuovo management, a Django Music, che mi danno una mano e mi spronano un po' da questo lato a essere un po' più presente, sia dal punto di vista del vlog che da quello della musica. E niente, sì, tanti commenti positivi, tantissimi apprezzamenti, e mi ha fatto veramente tanto piacere questa cosa, veramente. Insomma, fa sempre bene e tanto anche sentire i propri sforzi apprezzati.
E niente, adesso facciamo questa uscitina qua a breve, sperando appunto di non ammalarci. Ma dai, torniamo al nostro giro. Andiamo a questo posto molto bello, Vignola. Ci passo tantissime volte, ci sono passato anche in molti dei giri che ho fatto. Mi sono appunto tenuto questa rocca proprio perché era vicina e mi sono detto d'inverno mi lascio un posto vicino da visitare in modo da non dover soffrire troppo, perché adesso, per dirti, non sarei in grado di entrare in autostrada dopo un'ora, sei veramente un pezzo di ghiaccio. Io purtroppo non ho le manopole riscaldate, il sellino riscaldato, non ho materiale tecnico artico, perché raghi costa un'infinità quella roba e su di me insomma me la userei veramente troppo poco per giustificare una spesa del genere. Perciò sì raghi, sono un summer rider, uno spring rider, un autumn rider, ma non un winter rider. Lo so che per molti biker sta cosa è onta di vergogna, per molti bisognerebbe tornare a casa con gli occhi cristallizzati del ghiaccio. L'ho fatto anche con la neve, cioè tutte le mie cazzate fredde le ho fatte. Adesso voglio un po' più, voglio soffrire un po' meno, scusate. C'ho anche una certa, e in più l'ho già spiegato, mi sa, in un video, insomma, il mio lavoro è quello di stare su un palco e devo cercare di proteggere la mia voce, insomma, la mia risorsa principale, che già non è messa benissimo di suo. Anche le manine adesso cominciano a fare aiuto! E questi sono i guanti più pesanti che ho. Adesso mi sa che tra un po' arriviamo alla nostra destinazione. Come vedete abbiamo fatto veramente una ventina di chilometri, però già ho le manine mezze blu. Comunque, anche se tutto sto freddo, è sempre bellissimo andare in moto. Cazzo, quanto mi mancava, anche se sto andando dritto a 60 km all'ora. Arriverò ovviamente in anticipo, perché io insomma mi faccio prendere sempre dall'ansia, arrivo sempre in anticipo. Comunque eccolo là, la rocca che si vede, che non ci sono mai stato dentro, questo non l'avevo detto ancora. Ci sono passato tantissime volte. Alla fine dei miei giri in questa zona mi fermo in un bar proprio lì davanti, prendo un caffè prima di tornare a casa, smontare le cose magari proprio sotto, però dentro non c'ero mai entrato. Eccoci qua, guardate che meraviglia. C'ha delle torri slanciatissime, bellissime, uno spettacolo, proprio sopra il fiume, davvero bellissimo questo castello, questa rocca è incredibile. Adesso noi troveremo, adesso non mi ricordo dove dobbiamo fare inversione. Adesso noi ci piazziamo qua, che è il nostro solito parcheggio. Vale. Va bene raghi, va bene. Stacchiamo tutto e andiamo. Ciao. Ok raghi, eccoci qua alla Rocca di Vignola. Guardate che spettacolo queste torri. Quello che posso dirvi è che insomma è stata fino dal 1100 una struttura prettamente militare, dopodiché è passata di mano in mano, prima agli Este, ai Boncompagni, fino alla famiglia dei Contrari, che aveva una ricchezza pare smisurata. Adesso andiamo a fare una visita guidata, è davvero bello. Andiamo, dai.
Accompagnati dalla guida, cominciamo a entrare nella rocca di Vignola e, oltrepassato il cortile, ci dirigiamo verso le sale interne, dove ogni immagine ha un significato profondo. Leoni, leopardi, draghi senza coda, ogni famiglia che ha abitato la Rocca dei Contrari ha lasciato il suo segno. Arrivati sul Cassero, ammiriamo la Torre del Pennello e ci dirigiamo verso la Torre delle Donne, dove queste ultime venivano incarcerate. Da qui, dopo aver dato un'occhiata alla Torre di Nonantola, scendiamo nella Sala del Talamo, dove un fantastico affresco raffigura l'unione tra le due famiglie dei Contrari e dei Campofregoso. Ma in questa visita la cosa che mi ha colpito di più è senz'altro stata la cappella incompiuta. Una stanza scoperta solo intorno al 1800 perché murata, in quanto al suo interno c'erano degli affreschi eretici. Davvero un luogo ricco di storia e vi consiglio di andare a visitarlo perché ne vale davvero la pena. Ok, bellissima la visita. Ecco qua una fantastica torre che non mi ricordo come si chiama. Allora, una era la Torre delle Donne, una era la Torre del Pennello e questa qua non me la ricordo. Bella, bella, bella. Dietro di me si può vedere, fantastica. La visita guidata. Questa volta devo dire che, nonostante le mie perplessità sempre sulle visite guidate, le mie esperienze non proprio fantastiche, questa è stata molto, molto bella, molto istruttiva. Tantissime curiosità che non avrei trovato da nessuna parte. Devo dire che sono anche contento un po' che la mia gamba sia migliorata, perché c'erano delle scale che, mannaggia l'ostia, davvero belle, una storia molto molto interessante. Mi ha colpito tantissimo la storia della cappella incompiuta, con gli affreschi eretici, quegli affreschi che parlavano dei Vangeli apocrifi. Quando c'è puzza di zolfo io mi ci butto sempre. Interessante proprio. Assolutamente devo fare gli elogi alla guida, che era molto simpatica, molto preparata, sapeva tantissime cose, mi ha edotto tantissimo, peraltro assolutamente gratis. Questa cosa devo farne proprio atto, che finalmente è una cosa gratis. Dai, mi sono divertito, è stato molto edificante. Ne sono uscito arricchito. Adesso torniamo a casa, fortunatamente le temperature si sono un po' alzate. Che belli pezzi, belli treni coi pezzi. Va bene, dai, io spero ci sia abbastanza per fare una puntata, magari un po' più corta delle altre. Comunque, Dio mio, che bello andare in moto, quanto mi mancava. Sì, praticamente sì, più di un mese e mezzo che non la toccavo. Ho scoperto che c'è proprio un tipo di depressione stagionale che colpisce più in inverno e colpisce proprio i motociclisti che non possono girare e vanno in depressione. Non lo sapevo. E benvenuta a questa mia nuova scoperta, che sicuramente fa parte del mio background, certamente, perché sì. Allora, nota positiva, questa la devo dire, farò probabilmente un giorno di questi di inverno un puntatino sulle mie ispirazioni in questa faccenda del motovlogging, perché sì, io mi sono ispirato a diverse persone che fanno questa cosa molto molto bene, certamente molto molto meglio di me, anche da più tempo ovviamente, poterveli mostrare, perché secondo me i loro contenuti sono eccezionali, anche diversi fra di loro molto, ma uno di questi principalmente è proprio il mio idolo, cioè lo seguo veramente, ogni cosa che fa uscire, cioè proprio mi piace tantissimo. Ve ne parlerò più avanti. Lui si chiama Shade 3 Surgeon,
c'ha una comunità, lui gigantesca, c'ha proprio una crew, tutti di vlogger, compresa sua nipote Celisi, super brava perché fa con lui delle traversate dell'America incredibili. Insomma, un giorno, qualche giorno fa, preso da un non so bene quale slancio, decido di scrivergli per ringraziarlo di essere stato una mia ispirazione, e mi risponde, mi fa i complimenti sulle mie robine, e per me è stata veramente davvero una cosa importante, e ha messo il link al mio primo episodio nella sua community. Mi ha fatto tantissimo piacere, e poi appunto scopro che è italo-americano di prima generazione e sta lavorando per ottenere la doppia cittadinanza. Dai, davvero sta cosa mi ha fatto tantissimo piacere. Sì, penso che voglio fare questa piccola puntata su le mie fonti di ispirazione. Ci sta, anche perché davvero alcuni di questi fanno proprio dei contenuti super interessanti, super didattici anche, sia sulle moto e non solo. Ce n'è uno italiano che seguo stravolentieri, che fa delle lezioni, cioè quasi di storia, ma incredibili, bravissimo. Sono tutti più bravi di me, tantissimo più bravi di me, io sto ancora imparando. A few moments later. E ok, si va verso casa. Mi sono fermato un attimo, ho piazzato la telecamera 360. Che dire, bel giretto, ci stava veramente, forse il più vicino, no dai, quello di Bazzano era ancora più vicino. Però sì, davvero, andata e ritorno saranno stati nemmeno 80 km, però ci sta, ce ne avevo bisogno. Sono andato a vedere un posto sotto cui sono passato un'infinità di volte e finalmente sono potuto entrare e visitarlo dall'interno. Davvero molto bello, vi consiglio di andare a visitarlo. Questo posto molto carino che è Vignola, si può raggiungere anche in treno, c'è una linea del trenino che parte da Bologna e finisce proprio lì. Comunque dai, siamo praticamente arrivati, abbiamo una betoniera qua davanti e cominciamo dai a salutarci. Come al solito spero sia stato di vostro gradimento, vi assicuro che siate tanti o pochi, io sono molto contento comunque di fare questi contenuti. Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte le persone che mi danno un po' di sostegno, un apprezzamento, davvero. Allora, che dire, ci becchiamo alla prossima puntata, che magari sì, ci passerà un po' di tempo da quest'ultima, speriamo di riuscire a passare questo febbraio, il prossimo mese, indenni. E va bene, dai, allora raghi, ci vediamo alla prossima puntata, statemi buona, questo è On The Run, yo!